Buongiorno, dottor Rolandi. Ah, buongiorno signora. Senta, sia gentile, mi pulisca in casa, c'è un disordine. Ma sì, stia tranquillo, va niente più tardi. Ah, ci siamo fatti la macchina nuova, eh? Beh, quasi nuova. Senza volo, in diviete di sosta, tu col pippero in mano. Ma tu lo sai quanto ti becchi? Beh. Se non lo sai, questi sono atti osceni. Tu fermati. E questa è l'ultima volta che chiudo un occhio. Vattene. Va bene. Per chi è? Per il dottor Rolandi. Ah, glielo porto io, lascia. Vabbè. Vai, vai. Avanti. Ehi là, il breakfast per il dottor Rolandi. Ciao. Ciao. Ma mi spieghi perché non chiudono le finestre al mattino questi deficienti col freddo che fa? Tu non sai cosa ti sei perso ieri sera. Che ho perso? Guarda, la fine del mondo. Ma come fai a mangiare questo robo? Sembra plastica. Ma che ti frega? Racconta, dai. Dì, ma tu sai la Gianna chi mi ha portato ieri sera? Chi? L'Anselma, quella di Lodi. Ah. Oh, è ancora una bella donna, sai, con un culo. Insomma, per fartela breve, ho dovuto pagargli la cena. Poi siamo andati a casa della Gianna a bere un drinchino. Si sono scaldate, hanno cominciato a spogliarsi. Beh, sai com'è andata a finire? Ho dovuto accontentarle tutte e due. Sì, figo. Non hai un'idea che mal di reni mi è venuto? Lo molli che me lo scassi questo accendino. Dove vai? A lavorare. Ma io ero venuto qui per parlarti, scusa. Ah, vieni con me. Ma dove vai? Siamo arrivati. Ma come, questa è tua? Certo. La Mercedes è tua. Sì, ma va a gas, dai, monta. Però...
dovranno pur capire che è stato un incidente che non era colpa mia. Beh, se non lo consideravano un incidente, a quest'ora non eri più neanche nella polizia. Ah, perché tu lo chiami essere nella polizia? Stare 8 ore al giorno sul tram a dar la caccia ai bosseggiatori. Ma per carità! Ma tu non lo sai che quando arrivo a casa la sera è come se avessi il delirium treme? Ti sei fatto disarmare da uno con una scacciacani in fondo, no? Ma come facevo sapere che era uno scacciacani? Quello me la piazza nello stomaco e io cosa faccio? Gli sputo in faccia? Gli do un cazzotto con il sinistro perché col destro devo tirar fuori la mia potente mano? Ma fammi ridere! Io tiro fuori le mani e le alzo! Con dignità però! E poi guarda, io non sono un poliziotto d'azione, io sono un poliziotto induttivo. Guarda, per assurdo, per renderti l'idea, io sono come Sherlock Holmes. Ma che cazzo ridi? Io uso il cervello, le mani le lascio al loro posto. Vieni al dunque. È questo che dovresti fargli capire al capo, che un tipo come me ti sarebbe utilissimo alla narcotici. Sì, io glielo dico, ma so già quello che mi risponderà. E tu insisti. Cos'è sta roba? E lascia stare, ma possibile che devi toccare sempre tutto? Panini. La mia autonomia per 24 ore in caso di emergenza. Mica te li mangio. E cos'hai per le mani adesso? Un algerino, un traffico di roba grossa. Ecco, in un caso come questo io non potrei darti una mano. Ma se riesco a convincere il capo. Guarda, io sono arrivato, accostati un po'. Ciao. Ah, allora ricordo di parlare col capo. Va bene. Ciao. Ah, scusa un momento, aspetta. Ecco, la riprendo stasera. Ma perché la lasci lì? Hai visto mai me la fregassero sul tram? Ciao. Ehi, buongiorno ragazzi. Buongiorno, dottor Bassamo. Ehi, dottore, Sta bene? come va? Le palle Che linea piene. fa oggi? Viene su 75? Dai, andiamo a prendere un caffè, andiamo. Grazie, dottore. Non trovo parole che riescano a esprimere in modo adeguato, nonché soddisfacente, tutto ciò che questo momento esigerebbe. Vorrei inoltre esprimere a nome del Comitato Studi che ha promosso la manifestazione in ringraziamento a tutti i partecipanti e l'augurio che il prossimo anno ci veda a questo posto di nuovo e più numerosi. Molto grazie. Grazie, Prego. arrivederci. Scusi, primo aereo per Parigi. Alle Mi 18:45. prenoto a posto, prego. Senz'altro, signor Belcazem. Pronto, signorina? Prenoti un posto sul volo delle 18:45 per Parigi. Belcazem. Sì. Mi danno la conferma tra 10 minuti. Grazie, io rimango qui, mi chiama lei. Mi dà la mia chiave, per favore? Mi ci vogliono 5 minuti, cerca di non farlo salire. Grazie. Ma come cazzo scrivono? Buono, buono. Ehi, lei, ma cosa fa? C'è una valigia mia qui. Ma chi è? C'è una valigia mia, la devo riprendere. E via. Rilasci! Rilasci! Ma quale valigia? Se ne vada! Attenti! Attenti a quella valigia! Chiamo la polizia! Attenti, c'è una bomba in quella valigia! Scappate!
Indietro, state indietro. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est incroyable. Cristo. L'esplosione è avvenuta questa mattina alle 11:21. Ancora una volta la furia omicida dei nemici dello Stato ha colpito indiscriminatamente. Nell'albergo si stava svolgendo un convegno di studi internazionali sull'arte naif. Polly, vai dentro! Vai dentro, Polly, vai dentro! Ecco, in questo momento stiamo entrando nella hall dell'Hotel Parco dei Principi. Ecco la hall del Parco dei Principi come si presentava dopo l'attentato. Uno spettacolo spaventoso. L'esplosione è stata violentissima. Fortunatamente le strutture delle volte hanno tenuto, altrimenti il numero delle vittime già elevato sarebbe stato maggiore. Delle 12 vittime, 8 sono di nazionalità straniera. I feriti sono tutti in gravi condizioni. Le indagini sono state assunte personalmente dal procuratore generale di Federico, che si è recato immediatamente sul posto. Nella capitale è stato convocato immediatamente il Consiglio dei Ministri. Un rappresentante del governo giungerà nella città così duramente colpita dall'odio dei nemici dello Stato nel primo pomeriggio. Telegrammi di cordoglio sono stati inviati da tutto il mondo. E figurati quando arrivano. I corpi delle 12 vittime sono stati allineati nel giardino dell'albergo. Scene di disperazione si sono avute fra i familiari durante la penosa formalità del riconoscimento. Molti corpi erano pressoché sfigurati. Troietta. Che brivido. Vorrei proprio sapere dove è andato a finire quel coglione. Ammazzarli! Bisognerebbe ammazzarli tutti! Tutti fascisti! Sì, fascisti! Oggi basta dire fascisti per sistemare tutto. Ma che fascisti? Secondo me sono rossi! Ma che rossi? Chi mette le bombe è fascista e poi non importa il colore. Già, Gli anarchici, so io chi bisognerebbe ammazzare. Ecco, quando non sapete a chi dare la colpa tirate fuori gli anarchici. È troppo comodo. La verità è che ci vorrebbe un governo con il pugno di ferro. Sì, ricominciamo. 20 anni ce lo siamo tenuto il pugno di ferro. E in quei 20 anni queste cose non succedevano. Già, ma troppe altre ne succedevano e non si venivano a sapere. Ma basta, basta!
Ferma, sono della polizia, ferma! Apri per favore! Scusi, ha visto passare un ragazzo con un impermeabile verde? Non ci ho fatto caso. Mi scusi. Aspetti, glielo raccolgo io. Mi scusi tanto, non l'avevo vista. Scusi, ha per caso visto un ragazzo con un impermeabile verde? Sì, che l'ho visto. E dove è andato? È andato da quella parte. La ringrazio. Prego. Sei tu che hai scritto questo? No. Guarda che t'ho visto dentro la cabina telefonica, eh? Non si avvicini, eh? Dai, non fare il cretino. Non mi costringere a tirare fuori la pistola. Fermo lì o sparo. Adesso vada indietro. Presto, si avvicini subito a quel cancello. Subito! Svelto. Fermo lì. Se fa una mossa, sparo. Porca Eva, ma sempre a me. Al Parlamento sono già state presentate 22 interrogazioni in meno di mezz'ora. Ah, interrogare è facile, è dare una risposta che è difficile, vero? Già. Almeno sapessimo di che colore sono i responsabili. E che colore vi sarebbe utile in questo momento? Per noi uno o l'altro. L'importante è aver subito qualcosa da dare in pasto al Parlamento e all'opinione pubblica, in modo che si calmino, senza tener conto poi delle complicazioni internazionali. Il ministro avrà addosso tutti gli ambasciatori dei paesi coinvolti nella strage. Alcuni dei morti erano personalità di rilievo nei loro paesi. Il caso è grave. Certo che la situazione è veramente difficile. Ed è per questo che vi preoccupa tanto questo procuratore generale? A proposito, che tipo è questo di Federico? Chi, Mentina? Come Mentina? Sì, lo chiamano così per la sua abitudine di masticare pastiglie di menta nei momenti di concentrazione. È un duro, però abile, testardo e molto onesto. E politicamente? Nessuna simpatia particolare. È soprattutto un tecnico. Bene, ma non può pretendere di fare tutto quanto da solo. Noi dobbiamo essere tenuti al corrente dell'indagine in ogni sua fase. Mi sembra che sia abbastanza giusto. Ah, ecco. Signor Procuratore, buongiorno. Sono il segretario del Ministro, il colonnello Franca Lancia del Servizio Informazioni. Molto lieto. Il Ministro è arrivato da Roma e la sta aspettando insieme al sostituto Procuratore Bondi. Mi dia, per favore. Le dispiace aspettarmi un attimo? Novità? Niente per ora. Il capo della polizia è seccato. Mentina lo ha ridotto ad un semplice esecutore d'ordini. In questo momento stanno setacciando gli ambienti studenteschi. Sembra che qualche attimo prima dello scoppio della bomba un giovane avesse cercato di avvertire il portiere dell'albergo. Bene.
Continui a tenere gli occhi aperti e aspetti ordini. Io la capisco. Data la gravità del caso, lei è costretto ad andare coi piedi di piombo. Ma noi abbiamo a che fare con il Parlamento, con l'opinione pubblica e con gli stati esteri interessati al caso. Gli ambasciatori stanno facendo la fila alla Farnesina. Io sono un giudice, non un uomo politico, signor Ministro. L'opinione pubblica, il Parlamento, gli ambasciatori hanno il loro peso, ma mi interessano fino a un certo punto in questo caso. Questo non è un delitto come tanti altri, è un delitto politico. Ne vanno di mezzo anche le relazioni internazionali del nostro paese. Lei non può ignorare questa realtà. Insomma, signor Ministro, che cos'è che desidera da me? Che comprenda la delicatezza della situazione in cui questa strage mette il paese. Noi dobbiamo essere tenuti al corrente delle indagini. E lo sarete? Non appena avrò qualche elemento in mano, ve lo farò sapere. Ma dovrà essere qualcosa di concreto. Per noi, signor procuratore, è anche questione di tempo. Non crede, eccellenza, che con una valida collaborazione di tutte le forze dell'ordine e del servizio informazioni si renderebbero più veloci le indagini? Più veloci le indagini? La giustizia non è una gara di corsa, una competizione sportiva, signor Ministro. Ho espressamente avvocato a me le indagini su questo caso e mi servirò della collaborazione del sostituto Bondi e di chiunque riterrò opportuno quando lo riterrò necessario. Perché questa volta non voglio correre il rischio che qualcuno si suicidi nel momento sbagliato, o che una bobina sparisca misteriosamente, o che un nastro venga manomesso e soprattutto che dopo 2 o 3 anni di indagini si scopra all'improvviso che il giudice competente non sono più io. Si renda conto che tutto questo non può essere ostacolato da interferenze e richiede un'assunzione totale di responsabilità. E io me la assumo tutta. C'è niente per me, dottore. Ragazzi, voi siete giovani, ma perché vi volete inguaiare? Voi capite che avete tutto da guadagnare a fare i nomi dei responsabili? Se li sapete. Parlate, Guarda, sì o no? che tu non mi puoi rispondere così, che io ti sbatto dentro per ingiuria a un pubblico ufficiale, hai capito? Ma io mica volevo offendere. Che disastro, Luigi. Non sai quello che ho visto. Ma lo sai almeno quello che è successo? E piantala con questo accendino! Matteo. Dimmi. Me lo sono lasciato scappare. Chi? Quello che ha messo la bomba. Cosa? Stavo lavorando sul 15. Lui ha scritto qualche cosa su questo e lo ha lasciato in una cabina. Io l'ho visto, sono sceso di corsa dal tram,
L'avevo raggiunto, mi ha tirato fuori la pistola e me l'ha puntata contro. Ma porca di quella puttana, ma ti fai sempre fregare! E poi parli di promozione, parli! Accidenti a te! Che ci devo fare? Sono scalognato. La pistola la tirano fuori loro e me la puntano sempre addosso. Questa volta l'hai fatta proprio grossa, Luigi. Lo hai già detto al capo. Non c'è. Ma se glielo vado a dire, quello mi strappa le palle. Senti, vuoi che ti accompagno? Mi dispiace, ma non siamo ancora in grado di dare una risposta precisa a questa domanda. Che esplosivo è stato usato? Dai primi rilevamenti compiuti dagli artificieri si direbbe esplosivo al plastico. Sicuramente doveva trattarsi di un ordigno ad orologeria di grande potenza. Dai resti che sono stati trovati si direbbe che il meccanismo ad orologeria fosse di fabbricazione artigianale, quindi un lavoro da specialisti. Scusi signor, dove era stata messa la bomba? In una valigetta accanto al banco della ricezione dove erano stati radunati i bagagli dei clienti in partenza. A che punto sono le indagini per identificare il colpevole? A questa domanda potrà rispondere meglio il capo della polizia. Per il momento le indagini seguono la procedura normale. Stiamo interrogando elementi compromessi politicamente. Compromessi in che senso? Compromessi? Ma è vero che qualche attimo prima dell'esplosione qualcuno ha cercato di avvertire il portiere dell'albergo? Ma che il portiere non gli ha creduto e anzi ha avuto una colluttazione con lui e ha cercato di allontanarlo? Ecco, almeno per il momento non è possibile stabilire questo fatto con esattezza. Alcuni clienti dell'albergo dicono di aver visto il portiere avere una specie di colluttazione con un giovane. Subito dopo si è verificata l'esplosione. Ma visto che sia il portiere che i testimoni più vicini sono tra le vittime, non abbiamo elementi per collegare le due cose. Esiste una ricostruzione precisa dei fatti? Purtroppo solo sommaria. Speriamo di ricavare qualcosa di più quando saremo in grado di interrogare i feriti. Per il momento non ho altro da dire. Queste sono le dichiarazioni che il procuratore generale di Federico ha rilasciato stamattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi negli uffici della procura. Come avrete sentito, le indagini sono appena cominciate e il particolare della colluttazione Vado a cercare quel coglione. Parco dei Principi Va bene. il giovane sembra essere l'unico elemento. E figuriamoci se non ti fregavano anche stavolta. Perlomeno ti ricordi che tipo era? Ma certo, me lo ricordo benissimo. È uno che aveva gli occhi così, come un mongoloide, però non era un mongoloide. Sembrava un matto, un matto. Io gli ho dato l'alto e lui ha tirato fuori la pistola prima di me. La verità è che tu, porca troia, davanti al primo che tira fuori la pistola, te la fai sotto! Si calmi, De Marchi. Si calmi, per favore. Balsamo, si sieda, prego. Grazie, eccellenza. Mi dica, lei sarebbe in grado di riconoscerlo? È sicuro di averlo visto bene in faccia? Ma certo, eccellenza, glielo giuro, lo riconoscerei anche al buio. Bene, per adesso sappiamo con certezza che il giovane che ha avvicinato il portiere e che ha avuto una colluttazione con lui è anche l'autore materiale della strage. E poi, da quanto lui ha scritto sul giornale, si è trattato di un errore. Che genere di errore può essere? Probabilmente si riferiva al tipo di esplosivo. Oppure alludeva a uno sbaglio fatto da chi aveva ideato il piano. Ah, ecco, mi ricordo un particolare. Portava un impermeabile verde come tipo militare. Mi ricordo benissimo. Avanti. Eccellenza, ecco l'identikit. Bene. Allora, può sembrare lui? Sì, gli somiglia moltissimo, però gli occhi molto più chiari, eccellenza. Schiarisca gli occhi e poi ne faccia fare parecchie copie. Sarà fatto, eccellenza. De Marchi, vorrei che Balsamo avesse una settimana di permesso. Per me potete mandarlo anche in pensione. Va bene, De Marchi. Ora riprenda gli interrogatori di tutte le persone fermate, forse qualcosa potrebbe saltare fuori. Si faccia dare delle copie dell'identikit e le faccia avere a tutte le sezioni. D'accordo. Allora, arrivederla, signor procuratore. Bondi, sia gentile, prenda una macchina e accompagni Balsamo a casa mia. Subito. Spero non le dispiace venire da me. Lei è il nostro unico testimone oculare. Preferisco che resti al sicuro per il momento. Certo, eccellenza. Telefono a mia moglie. No, è meglio che le scriva un biglietto. Prego, eccellenza. Ehi, Luigi! Ueda!
Ma dove va? Balsamo, scusi. Saluto un amico, un attimo. Ma no, lei deve venire con me. Va bene. Prego, dottore. Balsamo, per favore. A casa di Federico. Sei tu, Rocco? No, sono io. Ma dove cavolo sei stato? Che cosa ti è successo? Mi vuoi rispondere? Falena, che abbiamo fatto? Che abbiamo fatto? Cosa hai fatto tu, non noi? Anche voi non vi siete accorti che la borsa non era quella giusta? Ci siamo confusi, abbiamo messo quella del traliccio. Ormai la cosa era fatta, perché sei tornato indietro? Ho cercato di avvertirli, ma non ci sono riuscito. Ho fatto appena in tempo a scappare dall'albergo e ho anche perso gli occhiali. Così ho preso il tram sbagliato, ho girato tutta la città, non capisco più niente. Ho la testa che mi scoppia. Falena, ho bisogno di bucarmi, ti prego, fammene una. Ma va al diavolo! Ha ragione Rocco, sei proprio un gran coglione. E se adesso qualcuno ti riconosce? Ma che dici? Non è possibile, con quella confusione. Sì, Rocco. Ma che avete combinato? Non avremmo dovuto fidarci di voi. Doveva essere un'operazione semplicemente dimostrativa. E invece avete messo nell'albergo la valigia che era destinata al traliccio. E come se non bastasse, uno di voi è stato visto da un poliziotto che ora è perfettamente in grado di riconoscerlo. Come? Ma non è possibile. Ha lasciato in una cabina telefonica un messaggio per la polizia scritto su un giornale. Solo per un miracolo ha evitato di essere arrestato. La situazione si sta facendo molto pericolosa. Cosa dobbiamo fare? Niente, fareste altre sciocchezze. È meglio che vi togliate dalla circolazione. Il piano resta immutato. La macchina sarà una Citroën azzurra con targa svizzera e si troverà nel posto prestabilito. Il prossimo appuntamento è alla casa vicino a Lugano per dopodomani alle 18:30. Va bene. D'accordo. È tornato? È di là, completamente partito. Leggi un po' qua. Brutto coglione, scrivi anche le letterine alla polizia. E adesso siamo nella merda fino a qua. La Donatella va proprio bene. Sì, fa meglio. Ma tu quest'anno niente. Ma che? Da quando sono caduta mi è venuta una paura che non ti dico. Ti Sai capisco, com'è? sei libero stasera? Sì, perché? Hai qualche Gabriella! idea? Andiamo tutti dalla Silvana, se Vabbè. vuoi venire. A che ora? Vai verso le 9. Senti, ci vediamo dopo. Ho un appuntamento col poliziotto. Ciao. Vieni anche tu stasera. Ma come? Con lo stipendio che ti danno ti sei fatto anche la Mercedes nuova. Intanto non è nuova. E poi va a gas. A gas? Come le cucine? Sì, però questa le bombole. Per fartela breve, stavo per scendere quando c'è stata l'esplosione. L'algerino era tra i morti, ma sicuramente aveva già fatto la consegna. Fatti più in là, dai.
E allora? Io cosa dovrei fare? Niente. Però continuo a tenere gli occhi aperti. E dimmi se all'università c'è molto smercio. Ma che? È un pezzo che non se ne vede più neanche un'unghia. Già, perché questa cos'è? Camomilla? Op! Quanto sei cretino. Ma perché fai il poliziotto? E perché non dovrei? Comunque meglio poliziotto che ladro, no? Beh, è questione di gusti. Ma perché te lo porti sempre dietro questo libro? E poi, scusa, ma che ci trovi di bello? Le balene sono magnifiche, grandi, libere, immense. Ma tu lo sai quanto è grande una balena? No, quanto è grande? Dai, vediamo se riesci a indovinare. Ma non lo so. Quanto un grattacielo di 60 piani? Ma vaffanculo. Oh, dai che è tardi. Abbiamo solo un quarto d'ora. Tu sempre di corsa, eh? Ma non c'è pericolo col gas. Certo, ma è più romantico morire insieme, no? Si annoia, vero Balsamo? Ma no, perché? Permette, signora? Perché non esce un po'? Lo so che non potrebbe, ma 2 passi le farebbero bene. Certo. In fondo, la città ha un suo fascino in queste mattinate invernali. La gente che cammina in fretta, i negozi con la selvaggina appesa fuori, questo odore di nebbia. Ah, guardi, io veramente le adoro le mattine d'inverno a Milano. Ah, sì? Allora, 7 carciofi, 4 sobbuchi, 3 etti di burro, vino, minerale, detersivi e aranci. Occorre altro, signora? No, non mi pare, grazie. Ah, senti, a proposito, potresti passare da Borselli a ritirare le mie scarpe? Ma se prendo le scarpe non posso mica prendere anche gli aranci, eh? No, lasci stare, signora, ci passo io. Dove? A prendere le scarpe? No, a comprare gli aranci. Io me ne intendo. Questione di peso, di consistenza. Ma se non sa neanche dov'è il negozio. Me lo insegna lei, vero? Certo. E poi guardi, ha ragione lei, 2 passi a piedi me li faccio proprio volentieri. Allora io vado. Buongiorno. A più tardi. Perché chiamare c'è? Tu di dove sei? Di Lodi. Di Lodi? Conosci per caso la Anselma Fossati? No, non mi pare, no? Peccato perché è simpatica. Senti, cosa fai domenica? Niente. Perché non vieni al partito con me? Va bene. Ci conti? D'accordo. Senti, dimmi dov'è il negozio di frutta. Di là. Va sempre dritto, la prima a sinistra e poi a destra. Ti vedo dopo? Sì. Ciao. Principale? Di aranci ci sono solo questi? No, ce n'è degli altri. Dove? Qui in là. Questi sono bruttini, posso prendere una busta? Sì, prenda. Grazie. Quella dico a lei! Ma li deve palpare proprio tutti! Ma chi è che palpa, scusa? Lei! Ma se li devo comprare! Faccio io! Ma se per esempio a me mi va di comprare questi, li dovrò pure toccare! Ma lo vede cosa fa? Sono per la signora Di Federico, la conosce, no? Allora faccia. Grazie. Cosa è successo? Si sente male? Devi chiamare un'autoambulanza! Sì, chiamate il dottore!
Oh, Madonna, signore! Fate largo, fate largo! Ma cosa? È svenuto! Se no, come ti diverti? E che cosa accadrà appena l'opinione pubblica collegherà questo nuovo delitto con la strage? Faremo in modo che questo non accada. Ho già parlato con il capo della polizia. Dichiarerà che il commissario Balsamo stava occupandosi di un caso di contrabbando o di qualcos'altro del genere. E questo aggiusterebbe tutto, secondo lei? Aggiusterà tutto per quello che riguarda l'opinione pubblica. Se poi la morte del commissario Balsamo è un problema che riguarda anche la mia coscienza, sta a me, solamente a me risolverlo, signor Ministro. Non voglio rimproverarle niente, eccellenza. So che lei è un uomo di grande onestà e correttezza. Voglio soltanto dire che se lei avesse accettato la collaborazione del servizio informazioni, forse il suo unico testimone non sarebbe morto. È un caso troppo delicato e complesso questo, perché possa essere risolto da un uomo solo. Non sono solo. Ho la collaborazione delle forze di polizia e del mio sostituto. Evidentemente non basta, come si è visto. Lei insiste col servizio informazioni, ma questa collaborazione che lei vorrebbe, a che è servita nei casi di Milano, Bologna, Brescia? Solo a confondere di più le acque? No. Quando ho avvocato questo caso ho detto che mi sarei assunto ogni responsabilità. Ma se ritiene che nel mio operato ci sia qualcosa di criticabile, è suo diritto rivolgersi al Consiglio Superiore della Magistratura. Arrivederci, eccellenza. Quando ha scoperto questo microfono? Adesso. Ecco come hanno saputo dove era Balsamo. Che cosa dobbiamo fare ora? Niente, non lo tocchi. È meglio far credere che non ce ne siamo accorti. Vi faremo sentire solo quello che ci farà comodo. E De Marchi cosa ha detto? È d'accordo. Ufficialmente Balsamo si occupava di contrabbando di sigarette. Aveva famiglia? Ma che? Nessuno. Solo dei parenti lontani, ma che sono in Sud America. Che sbaglio. Beh, della sua morte lei non ne ha nessuna colpa. In parte sì. Anche mia moglie ne è rimasta sconvolta. Devo andare a mangiare a casa oggi. Un errore. Sì. L'errore è solo quello di permettergli di fare queste cose. Criminali sono loro, ma anche chi gli copre le spalle.
saranno di mezzo i soliti parenti. All'albergo c'era un convegno internazionale. Mi sembra che c'erano dei delegati israeliani. Era buono, dottore? Sì, sì, grazie. Quant'è? 2005. Figurati se non rivendicavano la paternità della strage. È vero, qui gira, la matrice non la sapremo mai. Sì, la solita strategia della tensione. Grazie. Qui tra i rapimenti e le bombe, se non si cambia musica, non so proprio dove andremo a finire, vivo io. Stia tranquilla, signora, sono della polizia. Oh, signora. Mancuso! Vengo subito, dottor Rolandi. Desidera, dottore? Mancuso, trovami questa fotografia e fammi fare un ingrandimento. Tutta o solo una parte? No, solamente un dettaglio, ecco, di questa parte qui. Va bene, dottore. Tieni, da bruciare. Allora ti muovi, brutto coglione, lo capisci che siamo in questo casino per colpa tua? Dai, sbrigati. E lascialo qui il gatto. Il portiere del Parco dei Principi non portava gli occhiali, me lo ricordo benissimo. E qualcuno ha detto che c'è stata una colluttazione con un ragazzo prima dell'esplosione. Vieni qui, Mancuso. Che c'è, dottore? Prendimi gli occhiali. Ma che fa, dottore? Cerca di togliermi gli occhiali. Avanti, toglimeli, dai. Sì, sì. Forza, non con due dita, così, ricomincia, dai. Come se stessimo lottando. Ecco, così, bravo. Dai, ecco. È bravo il nostro Mancuso. Scusami tanto, eh? Si figuri. Non hai ancora capito? No. Vieni. Vedi? La mano del portiere sta nella stessa posizione. Gli occhiali li ha tolti al ragazzo durante la colluttazione. Quindi questi della foto sono gli occhiali del ragazzo, capisci? Buongiorno, dottore. Salve Borelli, come va? È un pezzo che non ci si vede. Senti, mi serve la busta con i reperti di un algerino che si chiamava Balcazen, morto nell'esplosione del Parco dei Principi. Uno che... Ah, sì.
Sto per chiudere un'indagine e forse tra i suoi effetti personali posso trovare qualcosa che mi serve. Ah, vuoi vedere l'autorizzazione? Ma no, si figuri, dottore, venga, venga. Certo, Borelli, che devi avere una bella testa per raccapezzarti in questo casino. Dottore, io ho una specie di cervello elettronico, se no diventerei matto. Lo credo. Come si chiama l'Algerino? Belkacem. Belkacem. Eccolo qui, il 2240. Prenda, dottore. Ecco. Grazie. Mi dispiace farti perdere tempo, Borelli. Si figuri, dottore, stia finché vuole. Io sono de là. Va bene, grazie. Sempre agli ordini, dottore. Può ritirare gli occhiali da quella parte. Grazie. Matteo, ciao. Ciao, Giuliana. Come stai? Bene. Senti, ho bisogno del tuo aiuto. Guarda questi. E dimmi cosa ne pensi. Occhiali da 4 soldi. Da miope. Da miope. Da cieco, vorrei dire. Più forte di questi c'è solo il bastone bianco. E tu come ti trovi con i tuoi? Sì, bene. Te lo dicevo io. Però devi portarli sempre. Sì, sì, certo. Senti, chi porta degli occhiali così deve portarli sempre, non può farne a meno. Lo credo bene, a meno che non ne abbia un altro paio. Cosa Senti, c'è? Giuliana, andiamo dentro. Dovresti farmi un favore. Anche 2. Ho capito, sui 25 anni, molto miope, impermeabili militari. Va bene. Ciao, Rolandi. Ciao, Bernardi. E adesso? La casa dell'occhiale, 42 77 52. 4, 2. E la mamma? Oh, ha telefonato che verrà giù il mese prossimo. Sai, ricomincia la cura. Pronto? Casa dell'occhiale? Eccolo. Aspettate, mi è caduta la valigia. Figuriamoci se non ti succedeva qualcosa. Aspetta là, coglione, che meno ti muovi meglio è. Tanto devo fare manovra. È meglio non fidarsi. Vado a controllare. Eccellenza,
Abbiamo trovato questo passaporto, è mezzo bruciato. No, non è lui, non è lui. Già, stando all'identikit sembrerebbe proprio di no. Lo faccia esaminare, vediamo se la scientifica riesce a ricostruire e a distinguere la scritta con il nome. Per quello che vale, probabilmente è falso. Sì, signore. È freddo cane. La macchina? Era rubata. Un bel lavoro da professionisti, i cadaveri carbonizzati e irriconoscibili, la macchina rubata. Bisogna riuscire a stabilire il tipo di esplosivo che è stato usato. Potrebbe essere lo stesso dell'hotel Parco dei Principi. Eccellenza, ho trovato questa. Dove l'ha trovata? Laggiù, a una 50 di metri, laggiù. Allora probabilmente erano in 3 e uno si è salvato. Bisogna assolutamente trovare a chi appartiene questa valigetta. Lei può andare. Bene. Voglio controllare una cosa, venga con me. Facciamo un giro intorno per vedere se troviamo qualcosa noi, Lei pensa davvero che questo possa collegarsi con la strage del Parco dei Principi? Lei che ne pensa? Andiamo. Buonasera, eccellenza. Buonasera. Mi sembra di ricordare che il manico della valigia esplosa all'albergo fosse quasi intatto. Se potessimo riuscire a collegare questa valigia con quella che conteneva la bomba, avremmo qualcosa di più di un indizio. I reperti dell'albergo? Da questa parte, eccellenza. C'è anche il commissario Rolandi. Cosa sta facendo? Io, niente. Ecco, cioè, voglio dire, stavo mettendo a posto questo... Che cosa sta cercando? Sto facendo un'indagine, eccellenza. Cioè, la stavo facendo quando è esplosa la bomba. Quale bomba? La bomba dell'hotel Parco dei Principi. Ma insomma, lei di che sezione è? Sono Rolandi. Matteo Rolandi, della Narcotici. Seguivo un algerino che stava in un giro grosso di droga, che è morto nell'esplosione. Volevo vedere se tra i suoi reperti... Innanzitutto, lei ce l'ha il permesso della procura? No, non ce l'ho. E poi questi non sono i reperti dell'algerino, ma sono quelli del portiere dell'albergo. Avevo semplicemente sbagliato busta. Vada a prendere una busta nuova, per favore. Sì, signore. Informerò io stesso il capo della polizia sul suo operato. Nel frattempo la diffido categoricamente dal mettere piede in questo archivio senza un permesso ufficiale. Le indagini che sta conducendo non mi interessano. E le vieto nella maniera più assoluta di occuparsi di qualsiasi cosa che abbia relazione con l'esplosione dell'albergo. Ora può andare. E questa la facciamo riarchiviare? Aspetti un momento. Me li faccia un po' vedere. Ma certo. Certo. Bondi, cerchi di sapere che tipo di occhiali aveva il portiere dell'albergo. Sì, pronto. Dottor Rolandi, sono l'ottico di Viale Padova. L'articolo che le interessa è qui da me. Viale Padova, che numero? 37. Vengo subito, cerchi di perdere più tempo che può. Buongiorno, dottore. Certo che la sua miopia è piuttosto forte. Si appoggi qui che facciamo un'ispezione alla cornea. Ecco, così. Così, fermo. Ancora un momento. Non batta gli occhi, per favore. Ancora un attimo e abbiamo finito. Lei però si deve essere trascurato un po' troppo. Beh, adesso facciamo un esame optometrico. Un momento, Intanto lei venga a mettersi seduto qua. Ci vorrà molto tempo, dottore.
Lei fuma? No, dottore. Beato lei, io non riesco a togliermi questo viziaccio. E adesso, ragazzo mio, guardi nel cerchio. Cerchi di leggere quello che c'è scritto. Con questi. Ecco. Adesso, senza sforzarsi, mi dica se riesce a distinguere le lettere. Avanti. No. No, dottore, non ci vedo mica, sa. Allora cambiamole. Ma che, ancora troppo deboli. Allora proviamo con queste. Adesso distingue? U-O-N-A. Sì, con queste ci vedo bene, dottore, grazie. Allora, muovetevi, non lo vedete che è verde? Forza, porca! Vado a prendere qualche montatura. Senta, dottore. Sì? Per quando me li può fare? Beh, ci vorranno sempre 3 o 4 giorni. Così tanto? Se capisco che il suo è un caso di necessità, vedrò di farli il più presto possibile. Bene, grazie, dottore. Aspetti un momentino, eh? Sì. Ore 9:30. Giornale radio. Le indagini sulla strage del Parco dei Principi hanno fatto notevoli passi avanti. Gli occhiali ritrovati tra le mani del portiere dell'albergo appartenevano sicuramente all'attentatore e costituiscono la pista più valida per l'identificazione del colpevole. Sembra che siano previsti degli arresti nelle prossime ore. Perché hai spento? Hai chiamato qualcuno? Hai chiamato qualcuno? Parla! Rispondi, per Dio! Allora, dov'è? Se n'è andato. Mi ha buttato per terra e poi è scappato. Da che parte è andato? Non ho visto niente. Mi dispiace, è stata proprio questione di attimi. Quando la radio ha parlato degli occhiali. La radio? Sì, quando la radio ha detto che sono stati trovati gli occhiali dell'attentatore. Ma porca di quella puttana! E chi ha parlato? Mi dispiace, non dovevo tenere accesa la radio. D'altra parte trasmetteva della musica e pensavo che lo tenesse tranquillo. Sa, la musica per i drogati ha un effetto rilassante. Ma perché è un drogato? Come? Mi scusi. Sa, per noi è facile vederlo. Io me ne sono accorto perché aveva le pupille dilatate. Allora il caso può competere anche me. Mi spiace di averle fatto correre un rischio così grosso. Oh, no. Comunque la prego, non parli con nessuno di questa storia. Non dubiti, commissario. Appena arrivato, si è messo a correre come un matto, come se cercasse qualcuno. Poi è entrato nel negozio dell'ottico e ne è uscito dopo pochissimi minuti. E adesso dov'è? È stato convocato dal procuratore generale, probabilmente per quella storia di ieri nell'archivio. Stagli dietro, non mollarlo un attimo. Lui e quel Balsamo erano amici.
Ed è un tipo che ci sa fare. Sicuramente indaga sulla strage. Niente di più facile che freghi tutti gli altri. Colonnello? Sì? Abbiamo stabilito il contatto. Va bene, restate in ascolto. Vengo subito. E se indagando su un fatto di droga riuscissi a scoprire qualcosa sull'esplosione? Si ricordi che quando l'ho incontrata all'archivio le ho proibito di occuparsi del caso. Comunque lei, Rolandi, dovrà rispondere di sottrazione di prove. Ma quale sottrazione? Io non ho sottratto niente. Gli occhiali li ho restituiti. Perché non ci ha avvertito che appartenevano all'attentatore del Parco dei Principi? Ma l'avete scoperto anche voi, no? Ma era suo dovere dirlo immediatamente. Conoscevo un altro che ha fatto immediatamente il suo dovere. Che vuol dire con questo? Rolandi e Balsamo erano molto amici, eccellenza. Siamo tutti dispiaciuti per la morte di Balsamo. Io più degli altri. Ma perché ha avvertito la stampa della traccia degli occhiali? Chi avrei avvertito io? Può essere stato solamente lei, Rolandi. Ma come cavolo potete pensare che io sia così deficiente da rendere pubblico un elemento così importante? Stia calmo, Rolandi, stia calmo. Ma io vi assicuro che non ho avvertito nessuno. Solamente lei, Bondi e io ne eravamo al corrente. Bene, allora non posso che essere stato io. E rendere nota la pista degli occhiali è servito soltanto a una cosa: mettere in guardia l'attentatore. A questo punto confesso, non voglio che venga preso. Senta, De Marchi, dica al commissario che non tollero il suo sarcasmo. Ha sentito, Rolandi? Sì, ho sentito benissimo. Ora può andare il commissario. Va a gas. Senti, Matteo, fammici pensare un po'. D'accordo. Un vino bianco, per favore. Subito. Brutto imbecille. E allora? E va bene. Uno con gli occhiali spessi che si buca, lo conosco. Chi è? Non te lo dico, in certi casi non faccio la spia io. Qui non si tratta di fare la spia, si tratta di fargli un favore. E tu lo chiami fare un favore, sbattere in galera uno. Senti, cara, se non riesco a trovarlo prima io, quello lo fanno fuori. Allora, chi è? Mi ricordo solo il nome. Uno che bazzicava ingegneria. E come si chiama? Franco. Dove abita? Chi lo rifornisce? Dai, avanti, dimmelo. Ma non so dove abita, la prende da uno che conosco. E poi senti, io non voglio entrarci in questa storia. Sì che c'entri, e come? Qui si tratta di salvargli la pelle, lo capisci o no? Salvargli la pelle? Ma che ha fatto? Te lo spiego dopo, adesso lo vai a cercare. Dai, su, sbrigati. Ecco, eccellenza. Questo è il manico della valigia esplosa. Allora, sono uguali? No, eccellenza, sono simili. La valigetta trovata non è dello stesso tipo di quella dell'albergo. Peccato, ci avevo sperato. Archivi i due reperti insieme, grazie. È lui, è la stessa persona. Potrebbe anche essere. No, le dico che è proprio lui. La passi a De Marchi, che la mostri a tutti quelli che verranno interrogati, gli sarà utilissima. Altieri Rocco, nato ad Addis Abeba il 6 agosto 1948, residente a Genova, studente in ingegneria, fermato durante i disordini del 6 novembre 1969, ferimento di un agente, 16 mesi con la condizionale, già figuriamoci, appartenente al circolo sportivo La Favilla. Non era stato chiuso quella specie di circolo? Sì. Tu da quanto tempo non lo vedi? Rocco? 1 anno.
O forse 2. 1 o 2? Qui si parla di anni, mica di ore. Beh, 1 anno. Cioè da quando è stato chiuso il circolo? Sì. Eravate amici voi? No. È tutta colpa sua se il circolo è stato chiuso. Rocco era un pazzo, un fanatico. Noi andavamo lì solo per fare un po' di ginnastica e di karate, non politica. Dottor De Marchi. Sì, che c'è? Abbiamo trovato l'appartamento dove abitava. Via dell'Aquila 20. È questo? Lo riconosce? Sì, sì, è lui. Poi c'era una ragazza e un altro ragazzo, un certo Franco. Allora erano 3. Sì, 3 bravi ragazzi, studenti, tranquilli, non ricevevano mai nessuno. Dottor De Marchi. Dottore, guardi cosa ho trovato. Sarebbe questo quel certo Franco? Sì, è proprio lui. Franco come? Ma mi pare Ludovisi, almeno così era scritto sulle lettere che riceveva. E la ragazza come si chiamava? Ah, quella proprio non lo so. Sì, pronto? Hanno scoperto dove abitavano. Un appartamento in via dell'Aquila, numero 20. L'autotenttatore si chiama Franco Ludovisi. Va bene, torna da Mentina e tieni gli occhi aperti. Cercate di sapere qualcosa su un certo Franco Ludovisi. Abitava in via dell'Aquila 20. Bene, colonnello. Senti, mettiti in contatto con l'archivio elettronico e fatti dare tutte le informazioni. Gelati, birra, aranciate e coca. Franco! Franco! Papaya, Ma che cos'hai? Ti senti male? mi vogliono ammazzare. Ammazzare? Sì. Ma che stai dicendo? Vieni che ti spiego, vieni. Sì. Ma dai, Dai, piazza, una ma seghina! non fai il porco. Una sola! Buonasera, la chiave per favore. Signor Rossi, l'abbiamo trasferita al terzo piano. Adesso sta al numero 24. Grazie.
Mi sono salvato per miracolo, Papaya. Non dovevo mettermi con quelli lì. Secondo me devi andartene, Franco. Andarmene? Ma dove vado? In Svizzera. Ma non ho una lira. E va bene, ci penso io. Mio padre è pieno di soldi. Ma no, ma quali soldi? E poi dove vuoi che vada se non ci vedo? Mi fanno male gli occhi. Non ne posso più, Papaya. È da impazzire tanto tempo senza occhiali. Te ne farai un altro paio, no? Non ti preoccupare, non è un problema. Adesso cerca di riposare un po', eh? Ecco, mettiti qui. Grazie, Papaya. Vado a prendere i soldi. No, non te ne andare. Non mi lasciare solo. Ti prego. Ma sta tranquillo, che torno subito. Hai solo bisogno di riposare. Sdraiati. Su. Quando torni tu? Non lo so, mi ci vorranno un paio d'ore. Sì? Che via? Va bene. Hotel Trieste, via Bramante. Sì, d'accordo. Tieni, sai quello che devi fare. Papaya, sei tu? Papaya! La gamba. Grazie. Sarà bene che l'avverta subito che se Ludovisi dovesse morire, lei sarebbe imputato di omicidio volontario. Non l'ho buttato io da quella finestra. È una cosa che resta da accertare. Comunque questo sarà solo uno dei capi d'accusa. Lei ha anche cercato di sottrarre prove. Deve rispondere di favoreggiamento. Inoltre... È tentato suicidio. Ho cercato di uccidermi arrivandomi alle spalle e dandomi un colpo in testa. Vedo che le è restata la voglia di fare dello spirito, Rolandi. Intanto, cominciamo a stabilire una cosa. A quale giornalista ha rivelato la faccenda degli occhiali? Ma quante volte devo dirlo che non sono stato io? Si sieda. Ma come? Metto su una trappola con tutti gli ottici della città per beccarlo e poi lo faccio avvertire dalla radio? Si sieda. Lei conosceva il Ludovisi? No. E come ha fatto a sapere che si drogava? È il mio mestiere sapere chi si droga. Allora lo conosceva? No, l'ho saputo dall'ottico che lo ha capito esaminandogli le pupille. Come ha scoperto che si trovava in quell'albergo? L'ho seguito. E come ha fatto ad arrivare fino a lui? Sorvegliando uno spacciatore dal quale era probabile che andasse a rifornirsi. Non avrebbe potuto arrestarlo senza bisogno di sparargli? Guardi che è lui che ha cominciato a sparare mentre cercavo di entrare nella stanza e io l'ho colpito a una gamba solo per fermarlo. E dopo l'ha spinto giù dalla finestra per farla sembrare una disgrazia. Le ho già detto di no. Qualcun altro mi ha dato un colpo in testa e poi l'ho buttato di sotto. Chi? Non lo so. Chi, oltre lei, era al corrente che il Ludovisi era in quell'albergo? Nessuno. Ne è sicuro? Ma perché avrei dovuto volerlo morto, quel ragazzo? Questo deve dircelo lei. Avanti. Eccellenza, hanno telefonato dall'ospedale.
Il Ludovisi è morto 4 minuti fa, senza avere ripreso conoscenza. Il Ludovisi è morto, signor Ministro. Franco Ludovisi è morto. È morto. Adesso gliela puoi consegnare. Dobbiamo andare, i funerali delle vittime stanno cominciando. Vuole che venga anch'io, eccellenza? No, meglio che rimanga, riprenderemo l'interrogatorio al mio ritorno. Sì, eccellenza. Lo faccia sorvegliare. Sì, eccellenza. Sono il dottor Bondi. Mandatemi 2 uomini, subito. Grazie. Le dispiace seguirmi, Rolandi? Prego. Seguitemi. Sì, signore. Portatelo nella stanza 318. Sì, signore. Si calcola che Scusi, lasci, faccio io. persone assistano alla mesta cerimonia. Sono presenti il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio e tutte le autorità cittadine. Piazza del Duomo si presentava già affollata nelle prime ore della mattina. Una folla silenziosa, attonita, ancora sotto l'impressione di una delle più efferate tragedie che abbiano sconvolto il nostro paese dalla fine della guerra ad oggi. Molte corone di fiori inviate dal Capo dello Stato Buongiorno, signorina Girotti. Prego, si accomodi. Buongiorno, signor procuratore. Certamente il suo, signorina, è stato un incidente e purtroppo non tutti i giovani, dopo aver compiuto il primo passo, trovano la forza di volontà necessaria per rinunciare a ripetere questa esperienza. Come le ho già detto, il suo caso non è ancora archiviato, ma io spero che lo sarà presto. Lei mi sembra sinceramente pentita di ciò che ha fatto. Si è resa conto di aver commesso uno sbaglio. Posso contare su di lei, signor procuratore? Sì, stia tranquilla. Lei è una ragazza di buona famiglia. Non sarà certo una sigaretta a rovinarla. Basta che prometta di non ricaderci più, va bene? Glielo prometto, signor procuratore. È stata un'esperienza che mi ha molto amareggiata e che non ripeterei per nessuna ragione al mondo. Ho avuto troppa paura. Non ho voglia di rovinarmi la vita per una sciocchezza del genere. E allora stia tranquilla che tutto si aggiusterà. E presto. Lei è molto gentile. Grazie. Ecco il palco delle autorità. Vediamo il capo della polizia, dottor De Marchi, e il procuratore generale Armando Di Federico, da cui dipendono le indagini per l'attentato. Sono presenti anche gli ambasciatori dei paesi che hanno avuto loro cittadini tra le vittime della strage. Dopo la benedizione delle salme, i corpi dei cittadini stranieri riconosciuti verranno trasferiti alla Malpensa, da dove saranno fatti partire per i rispettivi paesi d'origine. La folla segue il corteo in silenzio. Passi da quella parte. L'atmosfera è tesa. Il dolore soverchia però la rabbia per un eccidio così feroce, così assurdo. Le bare sono giunte ormai in prossimità della porta centrale del Duomo. La giornata grigia e piovosa sembra partecipare al lutto e al dolore della città. Dove è andata? Chi? Ma lei cosa fa? Lei non può muoversi, deve restare. Venite!
Fermatelo! Da quella parte! Papaya! Ora ho capito che sei una dei loro e anche Bondi. Adesso sputi tutto! Così, vero? Tu resta qui. Voi seguitemi. Da quella parte, presto, io gli vado dietro. Allontanatevi voi! Largo, largo! Fermo! Buttatevi a terra! A terra! Via, via! Anche voi dentro, restate qui dentro! Francesca! Francesca! Mamma! No, lasciala! Vattene! Vattene o l'ammazzo! Butta la pistola! Francesca! Certo! Fate qualcosa! E anche tu! Vattene! La bambina! Aiuto, fate qualcosa! Svelta, torna dalla mamma! Sì! Francesca! Mamma! Fermo! Non ti muovere, mi servi vivo! Getta la pistola! Fermo! Cristo, te l'avevo detto di non muoverti. Fate sgomberare. Coraggio, piccolino, non è successo niente. Smettiamola con le commedie, Bondi.
Quali commedie? Non penso che ci stiano ascoltando più. E in ogni caso non credo che basti questo per non far trapelare le notizie. Ma cosa vuol dire, eccellenza? Voglio dire che qualcuno ha parlato e lei lo sa meglio di me. Ora che Ludovisi è morto, chiuderà il caso. Sarò costretto a chiuderlo se non troverò chi l'ha ucciso. E non lo troverà. Devo riconoscere che lei è molto abile nelle sue manovre. Ma non faccia lo stesso errore che ho fatto io. Quale errore, eccellenza? Ho avvocato a me questa inchiesta perché mi fidavo soltanto di me stesso e di lei. Ed eravamo già in troppi. Non capisco, eccellenza, perché mi dice queste cose. Si secca. Eccolo, sì, eccellenza, ci faccio una dichiarazione. È vero che è stato convocato dal ministro di Grazia e Giustizia. Quali saranno gli sviluppi delle indagini? È vero che verrà trasferito. È vero che ha dato le dimissioni? A chi affideranno l'inchiesta dell'Hotel Parco dei Principi? Sono fondate le voci di conflitto fra lei e i servizi di sicurezza. La prego, una dichiarazione. Per favore, questo caso non è più di mia competenza. Da oggi in poi rivolgetevi al procuratore Bondi. Scusatemi. Eccellenza. Cosa fa qui, commissario? Sono venuto a riprendere la mia pistola. Lei non mi ha detto tutta la verità a proposito di questa storia. Anche la ragazza era implicata nella strage, non è vero? Senza le prove, eccellenza, abbiamo le mani legate. Buona fortuna, commissario. Arrivederci, eccellenza.